Lezione 1. Gadget entusiasmanti. Ciao Anna. Hai visto quel nuovo gadget? Ciao John. Di quale stai parlando? È uno smartwatch in grado di monitorare la tua forma fisica e riprodurre musica. Sembra incredibile. Può ricevere anche chiamate e messaggi? Sì, può. Puoi persino rispondere ai messaggi direttamente dall'orologio. Wow, è comodo. È compatibile con Android e iOS. Assolutamente. Funziona con entrambi i sistemi operativi, quindi chiunque può usarlo. Sono colpita. Quali altre funzionalità ha? Ha un GPS integrato, un cardiofrequenzimetro e un tracker del sonno. È come avere un assistente personale al polso. È incredibile. Quanto dura la batteria? La batteria può durare fino a 5 giorni con una singola carica. È abbastanza impressionante per uno smartwatch. Sai dove posso trovarne uno? Puoi trovarlo online o visitare il negozio di elettronica più vicino. Dovrebbero averlo in magazzino. Grazie per avermelo fatto sapere. Lo controllerò sicuramente. Sembra un ottimo gadget da avere. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti piacerà. Fatemi sapere se avete altre domande. Lezione 2. Il potere della positività. Ciao Anna, hai mai notato come stare bene non riguardi solo il nostro corpo? Ciao John. Sì, hai ragione. Anche il nostro benessere mentale ed emotivo gioca un ruolo importante. Assolutamente. Il pensiero positivo può avere un impatto enorme sulla nostra felicità generale. Non potrei essere più d'accordo. È meraviglioso sentirsi bene sia dentro che fuori. Sicuramente. Quindi, cosa fai per mantenere una mentalità positiva? Cerco di praticare la gratitudine ogni giorno. Mi aiuta ad apprezzare le cose belle della vita. È un'ottima abitudine. Trovo che l'esercizio fisico aumenti anche il mio umore e i miei livelli di energia. L'esercizio fisico è fantastico per rilasciare endorfine e ridurre lo stress. Vero. E che ne dici di circondarti di persone positive? Oh, assolutamente. Stare con persone ottimiste e solidali può fare una grande differenza. È contagioso, vero? La loro positività si ripercuote su di noi. Sicuramente sì. Un'altra cosa che mi aiuta è fissare degli obiettivi e lavorare per raggiungerli. Gli obiettivi ci danno un senso di scopo e realizzazione. Ci mantengono motivati. Esattamente. E festeggiare piccole vittorie lungo il percorso mantiene vivo lo slancio. Non potrei essere più d'accordo. È importante riconoscere e apprezzare i nostri progressi. E infine, prenderci cura di noi stessi riposando a sufficienza e praticando la cura di sé. La cura di sé è fondamentale. Ci permette di ricaricarci e nutrirci. Assolutamente.
Si tratta solo di trovare ciò che funziona per noi individualmente e renderlo una priorità. Ben detto. Il nostro benessere è un viaggio olistico che comprende mente, corpo e anima. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo ad abbracciare la positività e a vivere al meglio le nostre vite. Assolutamente. Ci aspetta un viaggio appagante ed edificante. Lezione 3. L'IA nella finanza. Ehi Anna, hai notato come gli algoritmi di intelligenza artificiale consentano migliori decisioni di investimento in finanza? Ciao John. Assolutamente sì. L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui affrontiamo gli investimenti. È affascinante come le macchine possano analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli. Sicuramente. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono elaborare le informazioni più velocemente degli umani e fare previsioni basate sui dati. Giusto. Aiuta gli investitori a fare scelte più consapevoli e a gestire i rischi in modo efficace. E i robo-advisor basati sull'intelligenza artificiale hanno reso gli investimenti accessibili a un pubblico più ampio. I robo-advisor forniscono raccomandazioni di investimento automatizzate basate su obiettivi individuali e tolleranza al rischio. È conveniente per coloro che vogliono investire ma potrebbero non avere una conoscenza finanziaria approfondita. Inoltre, gli algoritmi di intelligenza artificiale apprendono e si adattano continuamente, migliorando la loro precisione nel tempo. È come avere un consulente finanziario virtuale che diventa più intelligente ad ogni interazione. Assolutamente. L'intelligenza artificiale svolge anche un ruolo nel rilevamento delle frodi e nella sicurezza informatica nel settore finanziario. Sì, è in grado di identificare modelli e anomalie sospetti che possono indicare attività fraudolente. Inoltre, aiuta a proteggere i dati finanziari sensibili dalle minacce informatiche. Questo è fondamentale nel panorama digitale odierno in cui la sicurezza è una priorità assoluta. Inoltre, i sistemi di trading basati sull'intelligenza artificiale possono eseguire operazioni in modo più efficiente e in momenti ottimali. Riduce al minimo l'errore umano e sfrutta le opportunità di mercato. Tuttavia, è importante ricordare che l'esperienza umana è ancora preziosa nel processo decisionale. Assolutamente. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata come strumento per supportare e migliorare il giudizio umano. Ben detto. L'integrazione tra intelligenza artificiale e finanza apre interessanti possibilità per gli investitori. Lezione 4. Frutta e verdura fresca. Ehi Anna, vado a fare la spesa. Hai bisogno di qualcosa? Ciao John. In realtà sì. Puoi prendere frutta e verdura fresca per me? Certo, ne vorresti di specifici? Che ne dici di mele, banane e spinaci? Notato. Mi assicurerò di procurarteli. Qualcos'altro? Sì, potresti prendere anche una pagnotta di pane integrale. Assolutamente. Consideratelo fatto. C'è altro nella tua lista? Mm, penso che per ora sia tutto. Grazie mille. Nessun problema. È un piacere aiutarti. Tornerò presto.
Ottimo! Prenditi il tuo tempo e non dimenticare di controllare eventuali sconti o offerte. Buon punto. Li terrò d'occhio. Ci vediamo tra poco. A presto e grazie ancora per l'aiuto. Siete i benvenuti. Buon shopping. Lezione 5. Produttività e adattamento. Ehi Anna, è stato un adattamento, ma nel complesso, abbastanza produttivo, non credi? Ciao John. Assolutamente sì. Adattarsi a nuove situazioni può essere difficile, ma ci spinge a crescere. Sicuramente. Si tratta solo di trovare il nostro ritmo e sfruttare al massimo il nostro tempo. Questo è vero. Hai scoperto strategie che aumentano la tua produttività? Sì, fissare obiettivi chiari e suddividerli in attività più piccole mi aiuta a rimanere concentrato. Questo è un ottimo approccio. Dare priorità alle attività e gestire il mio tempo in modo efficace funziona per me. È incredibile come piccoli cambiamenti nella nostra routine possano fare una grande differenza. Assolutamente. E anche rimanere organizzati e ridurre al minimo le distrazioni è fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. Creare un ambiente di lavoro favorevole mi aiuta a rimanere nella zona. Questo è importante e anche fare delle brevi pause per ricaricare e rinfrescare la mia mente è utile. Trovo che incorporare esercizio o attività fisica durante il giorno aumenti i miei livelli di energia. L'esercizio fisico è un ottimo modo per aumentare la produttività e migliorare il benessere generale. Sì, e chiedere il supporto di colleghi o mentori quando necessario può anche migliorare la produttività. Questo è vero. Collaborare e imparare dagli altri può portare nuove prospettive e idee. E che ne dite di mantenere una mentalità positiva durante tutto il processo di aggiustamento? Assolutamente essenziale. Un atteggiamento positivo ci aiuta a superare le sfide e a rimanere motivati. È stato un bel viaggio, ma ci adattiamo e diventiamo più forti ogni giorno. Effettivamente. Abbracciare il cambiamento e lottare per la produttività porta alla crescita personale e professionale. Ben detto. Continuiamo a sfruttare al meglio le nostre giornate e a rimanere produttivi. Lezione 6. Esplorare la vita sulla Terra. Ehi Anna, la vita su questo pianeta è incredibile. Ogni giorno vengono fatte sempre più scoperte. Ciao John. Assolutamente sì. La diversità della vita sulla Terra è affascinante. È incredibile come vari organismi si siano adattati ai loro ambienti nel corso di milioni di anni. Sicuramente. Dai batteri microscopici ai maestosi elefanti, le scelte che la natura ha fatto sono straordinarie. La complessità e l'interconnessione degli ecosistemi non finiscono mai di stupirmi. È un equilibrio delicato. Ogni specie ha un ruolo nel mantenimento della salute generale del nostro pianeta. Assolutamente. E più impariamo, più ci rendiamo conto dell'importanza della conservazione e della sostenibilità. La protezione dell'ambiente e la conservazione della biodiversità sono fondamentali per le generazioni future.
Effettivamente. È nostra responsabilità fare scelte che promuovano un pianeta prospero. Assolutamente. Continuiamo a educare noi stessi e gli altri sulla bellezza e la fragilità della natura. Concordato. Che si tratti di ricerca scientifica o di azioni quotidiane, tutti possiamo avere un impatto positivo. E ricordiamoci che anche noi facciamo parte di questa rete interconnessa della vita. Questo è vero. Le nostre scelte come individui e come società danno forma al mondo in cui viviamo. Quindi, facciamo scelte consapevoli che supportino il benessere del nostro pianeta e di tutti i suoi abitanti. Ben detto. Insieme, possiamo creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Lezione 7. Esplorazione delle opzioni. Ehi Anna, capisco che tu stia cercando alcune opzioni. Lascia che ti mostri cosa abbiamo a disposizione. Ciao John. Sarebbe fantastico. Sono aperto a esplorare diverse possibilità. Eccellente, ecco alcune opzioni da prendere in considerazione. Innanzitutto, abbiamo un accogliente cottage immerso nella campagna. Sembra affascinante. Cos'altro abbiamo? Un'altra opzione è un appartamento moderno nel cuore della città con tutti i comfort. Potrebbe essere eccitante. Abbiamo altre scelte? Assolutamente. Abbiamo anche una villa fronte mare con vista mozzafiato sull'oceano. Oh, sembra un sogno. Altre opzioni? Sì, abbiamo uno chalet di montagna circondato da paesaggi mozzafiato e sentieri escursionistici. Sembra una vacanza perfetta per gli amanti della natura. Qualche altro suggerimento? Infine, abbiamo un hotel di lusso con servizi di prim'ordine e una vivace atmosfera cittadina. Potrebbe essere un'ottima opzione per un'occasione speciale. Grazie per avermi mostrato queste scelte. Siete i benvenuti. Spero che queste opzioni ti diano qualche ispirazione. Sicuramente. Ora devo solo decidere quale si adatta meglio alle mie preferenze. Prenditi il tuo tempo. Sono qui per aiutarti a fare la scelta giusta. Apprezzo il tuo aiuto. Valuterò attentamente tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Sembra un piano. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori informazioni o assistenza. Lezione 8. Fare nuove amicizie. Ciao Anna, sono preoccupata di fare nuove amicizie. Non preoccuparti, la pensano tutti allo stesso modo. Ciao John, posso capirlo. Costruire nuove connessioni può intimidire. Sicuramente. Ma ricorda, tutti cercano di fare amicizia e stringere relazioni significative. Hai ragione, siamo tutti sulla stessa barca. Cerchiamo compagnia e senso di appartenenza. Esattamente. È importante avere una mentalità aperta e disponibile quando si incontrano nuove persone. Sì, mostrare un interesse genuino e ascoltare attivamente può aiutare a favorire le connessioni. E non abbiate paura di prendere l'iniziativa. Contattaci, presentati e inizia una conversazione.
Questo è vero. Uscire dalle nostre zone di comfort è necessario per la crescita personale e la formazione di nuovi legami. E ricorda, va bene essere te stesso. L'autenticità attrae persone che la pensano allo stesso modo. Assolutamente. Abbraccia le tue qualità e i tuoi interessi unici e attirerai amici che ti apprezzano per quello che sei. E non lasciatevi scoraggiare dai rifiuti o dai contraccolpi iniziali. Le amicizie richiedono tempo per svilupparsi. La pazienza è fondamentale. Costruire forti amicizie è un processo graduale che richiede uno sforzo da entrambe le parti. Effettivamente. È importante investire tempo ed energia per coltivare tali connessioni. E non dimenticate che l'amicizia è una strada a doppio senso. Sii solidale e premuroso nei confronti dei tuoi amici. Assolutamente. Mostra empatia, sii un buon ascoltatore e sii lì per loro quando hanno bisogno di te. La creazione di un solido sistema di supporto richiede tempo, ma a lungo termine ne vale la pena. Sicuramente. Circondarti di persone positive ed edificanti arricchisce la tua vita. E ricorda, non è mai troppo tardi per fare nuove amicizie. Le opportunità di connessione sono ovunque. Questo è vero. Mantieni una mentalità aperta, sii te stesso e intraprendi il viaggio verso la costruzione di nuove amicizie. Lezione 9. Networking significativo. Ehi Anna, quando si parla di networking, credo che sia tutta una questione di qualità rispetto alla quantità. Ciao John, non potrei essere più d'accordo. Impegnarsi in connessioni significative è fondamentale. Sicuramente. È importante concentrarsi sulla costruzione di relazioni autentiche piuttosto che sulla semplice raccolta di contatti. Assolutamente. Prendersi il tempo necessario per connettersi a un livello più profondo può portare a collaborazioni più fruttuose. Esattamente. Quando si fa rete, si tratta di trovare interessi comuni e valori condivisi. Questo è vero. Costruire rapporti e fiducia è fondamentale per connessioni durature. E non si tratta solo di ciò che gli altri possono fare per noi. Si tratta anche di come possiamo sostenere e aggiungere valore alla loro vita. Assolutamente. Una relazione reciprocamente vantaggiosa è più sostenibile e soddisfacente. E non aver paura di uscire dalla tua zona di comfort e iniziare conversazioni con nuove persone. Questo è un ottimo punto. A volte, le connessioni più preziose provengono da luoghi inaspettati. E ricordate, il networking non si limita ai contesti professionali. Può succedere ovunque. Questo è vero. Le riunioni sociali, gli eventi della comunità e persino le piattaforme online offrono opportunità di networking. E quando si è impegnati in conversazioni, l'ascolto attivo è fondamentale. Mostra sincero interesse per ciò che gli altri hanno da dire. Assolutamente. Essere presenti e attenti nelle conversazioni aiuta a costruire connessioni più forti. E non dimenticare di seguire gli eventi di networking. Raggiungere e restare in contatto dimostra la tua sincerità. Giusto. Coltiva queste connessioni rimanendo in contatto e offrendo supporto quando necessario. E sii paziente.
Costruire una rete forte richiede tempo e impegno. È un processo graduale, ma ne vale la pena. Una rete solida può aprire porte e creare nuove opportunità. Quindi, concentriamoci su connessioni di qualità, conversazioni significative e sulla costruzione di una rete di supporto. Lezione 10. Pratiche di viaggio sicure. Ehi Anna, penso che dovremmo usare solo taxi autorizzati quando viaggiamo. Ciao John, sono completamente d'accordo. La sicurezza dovrebbe essere la nostra massima priorità. Sicuramente. I taxi autorizzati forniscono garanzie e sono più propensi a seguire le normative. Assolutamente. È importante garantire il nostro benessere durante i nostri viaggi. E un'altra cosa che possiamo fare è chiedere all'autista di usare il tassametro per una tariffa equa. Questo è un ottimo punto. L'uso del contatore aiuta a evitare potenziali conflitti sui prezzi. Inoltre, garantisce la trasparenza ed elimina la possibilità di essere sovraccaricati. Esattamente. È importante stabilire aspettative chiare sin dall'inizio della corsa. E se ci sentiamo a disagio durante il viaggio, possiamo sempre chiedere all'autista di fermarsi in una zona ben illuminata e popolata. È una precauzione intelligente da prendere. Fidarsi dei nostri istinti è fondamentale per la nostra sicurezza. E dovremmo anche assicurarci di condividere i dettagli del nostro viaggio con un amico o un familiare fidato. Assolutamente. È sempre una buona idea far sapere a qualcuno dove ci troviamo per una maggiore sicurezza. Inoltre, possiamo tenere a portata di mano i numeri di emergenza nel caso avessimo bisogno di assistenza immediata. Questo è un approccio proattivo. Essere preparati può fare una differenza significativa in circostanze impreviste. E quando si tratta di viaggiare in luoghi sconosciuti, è utile ricercare in anticipo opzioni di trasporto sicure. Questo è vero. Conoscere le modalità di trasporto affidabili disponibili può rendere i nostri viaggi più agevoli. E non dimentichiamo l'importanza di essere consapevoli di ciò che ci circonda e di rimanere vigili durante i nostri viaggi. Assolutamente. Essere attenti e attenti può aiutarci a navigare in ambienti sconosciuti in modo più efficace. Quindi, diamo priorità alla nostra sicurezza utilizzando taxi autorizzati, richiedendo l'uso del tassametro e prendendo le precauzioni necessarie. Lezione 11. Etichetta notturna. Ciao Anna, soprattutto di notte, penso che sia importante essere rispettosi degli altri. Ciao John, non potrei essere più d'accordo. Essere consapevoli delle nostre azioni può fare una differenza positiva. Assolutamente. Una cosa che possiamo fare è mantenere basso il livello di rumore per evitare di disturbare i nostri vicini. Questo è un ottimo punto. Rispettare la pace e la tranquillità altrui è essenziale, soprattutto durante le ore notturne. E quando si cammina per le strade di notte, è buona norma essere consapevoli di ciò che ci circonda. Questo è vero. Rimanere vigili e cauti aiuta a garantire la nostra sicurezza personale. Inoltre, utilizzare percorsi ben illuminati ed evitare aree poco illuminate o appartate può ridurre il rischio di potenziali incidenti. Esattamente.
È importante dare priorità alla nostra sicurezza e prendere precauzioni per evitare rischi inutili. E se vediamo qualcuno bisognoso o ci sentiamo insicuri, possiamo sempre chiedere assistenza alle autorità o alle strutture vicine. Questo è un approccio responsabile. Prendersi cura gli uni degli altri contribuisce a creare una comunità più sicura. Inoltre, si consiglia di ridurre al minimo i clacson non necessari o i rumori forti del motore durante la guida notturna. Assolutamente. Essere consapevoli dell'inquinamento acustico aiuta a mantenere un ambiente pacifico per tutti. E non dimentichiamo di smaltire correttamente la nostra spazzatura, soprattutto quando attraversiamo aree residenziali. È un buon promemoria. Mantenere le strade pulite e libere dai rifiuti dimostra rispetto per la comunità. Quindi, rispettiamo gli altri mantenendo basso il livello di rumore, rimanendo consapevoli di ciò che ci circonda e praticando la buona etichetta notturna. Lezione 12. Incontro informale con gli amici. Ehi Anna, non c'è un'occasione specifica, ma ho pensato che potremmo avere un incontro informale con gli amici. Ciao John, sembra un'ottima idea. È sempre bello passare del tempo con gli amici e rilassarsi. Assolutamente. Possiamo organizzare una cena in cui tutti portino un piatto da condividere. È un modo divertente e interattivo per gustare insieme una varietà di cibi deliziosi. E possiamo organizzare alcuni giochi all'aperto come cornhole o badminton per l'intrattenimento. È un suggerimento fantastico. I giochi all'aperto mettono in risalto la competizione amichevole e le risate. Potremmo anche creare un ambiente accogliente con luci a corda e comode aree salotto. Adoro l'idea di creare un'atmosfera calda e invitante. Si aggiunge all'esperienza complessiva. Sarebbe bello avere della musica di sottofondo per creare un'atmosfera vivace. Ottima idea. La musica crea l'atmosfera e migliora il divertimento del raduno. Che ne dite di includere una cocktail station fai da te dove gli ospiti possono mescolare le proprie bevande? È un tocco creativo. Aggiunge un elemento di personalizzazione e divertimento all'evento. E per renderlo ancora più coinvolgente, possiamo organizzare alcune attività interattive di gruppo come un concorso a quiz o un gioco di sciarade. Sono a favore delle attività interattive. Riuniscono tutti e suscitano risate e cameratismo. Assicuriamoci di scattare molte foto per immortalare i ricordi di questo memorabile incontro. Assolutamente. Le foto sono un modo meraviglioso per custodire i momenti e ricordarli nel futuro. Quindi, organizziamo un incontro informale con gli amici, dove possiamo gustare buon cibo, giochi all'aperto, musica e attività coinvolgenti. Lezione 13. Un viaggio verso climi più sani. Ehi Anna, sapevi che la tubercolosi era una malattia diffusa in passato? Ciao John, sì, lo so. Era un serio problema di salute, soprattutto prima della scoperta degli antibiotici. Assolutamente. È interessante notare che il mio bisnonno aveva la tubercolosi e i suoi genitori decisero di lasciare la Scozia per un clima più secco e salubre. Questo è affascinante. In passato molte persone cercavano climi migliori per migliorare la propria salute.
Sì, credevano che il cambiamento climatico potesse avere un impatto positivo su condizioni respiratorie come la tubercolosi. Ha senso. Climi diversi possono avere effetti diversi sul nostro benessere generale. Esattamente. Si pensava che i climi più caldi e secchi fossero utili per i disturbi respiratori. Al giorno d'oggi, i progressi della medicina hanno notevolmente ridotto la prevalenza della tubercolosi. Questo è vero. Con la disponibilità di antibiotici, la tubercolosi può essere trattata efficacemente. È straordinario come le scoperte mediche abbiano trasformato il modo in cui affrontiamo e gestiamo le malattie. Sicuramente. Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui l'assistenza sanitaria è progredita in modo così significativo. Assolutamente. È importante apprezzare i progressi che abbiamo fatto e continuare a sostenere la ricerca medica. Effettivamente. Dovremmo inoltre rimanere vigili sulle misure di salute pubblica per prevenire la ricomparsa delle malattie. Assolutamente. Rimanere informati e prendere le precauzioni necessarie è fondamentale per il nostro benessere. Quindi, il viaggio del mio bisnonno verso un clima più sano evidenzia l'importanza storica della gestione delle malattie e l'importanza dei progressi nell'assistenza sanitaria. Lezione 14. Elementi essenziali per la spesa. Ehi Anna, hai un momento? Ho bisogno di qualche consiglio su cosa comprare al supermercato. Ciao John. Certo. Sarei felice di aiutarti. Di quali articoli specifici hai bisogno? Beh, sto cercando le cose di base come lattuga, pomodori e forse qualche altra verdura fresca. È un buon inizio. Lattuga e pomodori sono ingredienti versatili per insalate e panini. Assolutamente. Voglio incorporare più verdure fresche nei miei pasti per una dieta più sana. Ottima idea, che ne dici di aggiungere cetrioli e peperoni alla tua lista? Sono anche nutrienti e possono aggiungere un tocco di colore ai tuoi piatti. Suona bene. Aggiungerò cetrioli e peperoni alla mia lista della spesa. Qualche altro suggerimento? Potresti prendere in considerazione l'acquisto di cipolle e aglio. Sono essenziali per aggiungere sapore a varie ricette. Questo è vero. Le cipolle e l'aglio sono alla base di molti piatti e possono esaltare il gusto dei miei pasti. Sicuramente. E non dimenticare le erbe come il prezzemolo o il coriandolo. Possono fornire una sferzata di freschezza ed elevare la tua cucina. Buon punto. Mi assicurerò di prendere del prezzemolo o del coriandolo per esaltare i sapori dei miei piatti. Infine, prendi in considerazione l'idea di procurarti dei limoni o dei lime. Non sono solo ottimi per aggiungere un gusto piccante, ma possono essere utilizzati anche in condimenti e marinate. Ottimo suggerimento. I limoni o i lime possono sicuramente aggiungere un tocco piccante alla mia cucina. Quindi, per ricapitolare, la tua lista della spesa dovrebbe includere lattuga, pomodori, cetrioli, peperoni, cipolle, aglio, prezzemolo o coriandolo e limoni o lime. Perfetto. Grazie per il tuo aiuto con questi elementi essenziali, sarò in grado di creare pasti deliziosi e nutrienti. Lezione 15. Condivisione delle tradizioni.
Ehi Anna, mi è piaciuto molto condividere le nostre tradizioni culturali. Ciao John, anch'io. È sempre interessante conoscere usanze e pratiche diverse. Assolutamente. Ci aiuta ad apprezzare la diversità e la ricchezza del nostro mondo. Non potrei essere più d'accordo. È affascinante come le tradizioni formino le nostre identità e ci colleghino alle nostre radici. Sicuramente. Ogni tradizione ha le sue storie e i suoi significati, tramandati di generazione in generazione. È incredibile come queste tradizioni possano creare un senso di appartenenza e favorire un forte legame con la comunità. Sì, forniscono un senso di continuità e ci aiutano a preservare il nostro patrimonio. E condividendo le nostre tradizioni, possiamo anche imparare gli uni dagli altri e ampliare le nostre prospettive. Questo è vero. Promuove la comprensione, il rispetto e l'accettazione delle diverse culture. Ho imparato così tanto da te, sulle tue celebrazioni e rituali culturali. Allo stesso modo. Le vostre tradizioni mi hanno dato un apprezzamento più profondo per la diversità nel nostro mondo. È meraviglioso come la nostra amicizia ci abbia permesso di esplorare e abbracciare usanze diverse insieme. Assolutamente. È un promemoria del potere dello scambio culturale e della bellezza delle connessioni umane. Effettivamente. Le nostre esperienze condivise hanno arricchito le nostre vite e ci hanno reso individui più aperti. Quindi, continuiamo a celebrare e condividere le nostre tradizioni, promuovendo una comprensione e un apprezzamento più profondi gli uni per gli altri. Lezione 16. Esplorando il Giappone. Ciao Anna, hai mai pensato di visitare il Giappone? È un'ottima scelta per una destinazione di viaggio. Ciao John. Sì, il Giappone mi ha sempre incuriosito. La ricca cultura, i paesaggi mozzafiato e la deliziosa cucina lo rendono un luogo affascinante da esplorare. Assolutamente. Dalla vivace città di Tokyo ai tranquilli templi di Kyoto, c'è così tanto da vedere e da vivere. Ho sentito dire che i ciliegi in fiore in primavera sono uno spettacolo da non perdere. Sarebbe incredibile assistere a quella bellezza naturale. Sicuramente. La primavera è un periodo popolare per visitare il Giappone, specialmente durante la stagione della fioritura dei ciliegi. I fiori che sbocciano creano un'atmosfera magica. Sembra incredibile. Posso immaginare di passeggiare per i parchi e i giardini, circondato da vivaci petali rosa. Dovresti provare anche la cucina tradizionale giapponese. Sushi, ramen e tempura sono solo alcuni dei piatti rinomati in tutto il mondo. Sono un grande fan del sushi, quindi mi concederai sicuramente questo. E ho sentito che anche la scena del cibo di strada in Giappone è fantastica. Sì, troverai una varietà di deliziosi snack da strada come takoyaki, yakitori e okonomiyaki. Sono perfetti per esplorare i sapori locali. Non vedo l'ora di provarli tutti. Il Giappone sembra il paradiso degli amanti del cibo. Lo è davvero. E non dimenticate l'affascinante miscela di tradizione e modernità. Puoi visitare antichi templi e poi immergerti nelle affollate strade di Harajuku. Questo contrasto è accattivante.
Mi piacerebbe assistere all'armoniosa coesistenza tra vecchio e nuovo in Giappone. Allora, hai pensato a quando vuoi andare? Il Giappone offre esperienze uniche durante tutto l'anno. Sto pensando di visitarlo in autunno per vedere il vivace fogliame autunnale. I paesaggi devono essere mozzafiato. È un'ottima scelta. I colori autunnali in Giappone sono sbalorditivi. Sono sicuro che trascorrerai un viaggio indimenticabile. Lezione 17. Un viaggio insieme. Ciao Anna, stavo pensando di iniziare un percorso di fitness. Saresti interessato a unirti a me? Ciao John, assolutamente. Anch'io volevo dare priorità alla mia salute. Sarebbe bello intraprendere questo viaggio insieme. È fantastico. Avere un compagno di allenamento può fornire motivazione e supporto. Non potrei essere più d'accordo. Saremo responsabili l'uno dell'altro e ci rallegreremo a vicenda. Fissiamo alcuni obiettivi. Cosa speri di ottenere in questo percorso di fitness? Voglio migliorare il mio livello di forma fisica generale e aumentare la mia resistenza. Sarebbe fantastico completare una corsa di 5 chilometri. Questo è un grande obiettivo. Voglio anche concentrarmi sull'allenamento della forza e sulla costruzione muscolare. Possiamo creare un programma di allenamento e pianificare i nostri esercizi di conseguenza. La coerenza è fondamentale. Sicuramente. Dovremmo puntare a una routine equilibrata che includa esercizi cardio, di allenamento della forza e di flessibilità. E non dimentichiamo l'alimentazione. Una dieta equilibrata e nutriente completerà i nostri allenamenti. Assolutamente. Alimentare il nostro corpo con i nutrienti giusti ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Possiamo ricercare insieme ricette salutari e preparare i pasti. Renderà più facile attenersi a una dieta nutriente. Questa è un'ottima idea. Cucinare e preparare i pasti può essere divertente e aiutarci a rimanere in pista. Inoltre, possiamo condividere i nostri progressi e celebrare traguardi lungo il percorso. Il supporto è essenziale in questo percorso. Hai ragione, saremo lì l'uno per l'altro negli alti e bassi, celebrando i traguardi raggiunti e fornendo incoraggiamento. Lezione 18. Trovare l'equilibrio. Ciao Anna, ho notato che lavori per molte ore ultimamente. Hai pensato di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale? Ciao John, hai assolutamente ragione. Mi sento sopraffatto dal lavoro. So che trovare l'equilibrio è importante, ma è difficile. Capisco. Può essere difficile destreggiarsi tra più responsabilità. Tuttavia, dedicare del tempo a se stessi è fondamentale per il benessere generale. Sono d'accordo. Mi preoccupo di non avere abbastanza tempo per gli hobby, il relax e trascorrere del tempo di qualità con i miei cari. Trovare quell'equilibrio ti aiuterà sicuramente a sentirti più soddisfatto e ringiovanito. Hai pensato a qualche strategia? Sì, sto valutando la possibilità di stabilire dei limiti e di dare priorità alle mie attività. È importante dedicare tempo sia al lavoro che alla vita personale. Sembra un buon piano. Stabilendo dei limiti chiari, puoi evitare che il lavoro invada il tuo tempo personale.
Voglio anche incorporare attività di cura di sé nella mia routine, come esercizio fisico, meditazione e perseguire gli hobby che mi piacciono. Questa è un'ottima idea. Prenderti cura del tuo benessere fisico e mentale ti darà l'energia e la concentrazione per affrontare il lavoro in modo efficace. Ho capito che non si tratta solo di quantità, ma anche di qualità. Essere presenti e pienamente impegnati sia nel lavoro che nella vita personale è importante. Assolutamente. Quando siete al lavoro, prestate tutta la vostra attenzione e, quando siete con i vostri cari, siate presenti nel momento. È un cambio di mentalità che devo fare. Voglio dedicare più attenzione al mio tempo e sfruttare al massimo ogni giorno. Credo in te. Potrebbe volerci del tempo per trovare il giusto equilibrio, ma con perseveranza, lo raggiungerai. Lezione 19. Snack a tarda notte. Ehi Anna, ho sentito che questo bar offre spuntini a tarda notte. Ci sei mai stato prima? Ciao John. Sì, ci sono stato un paio di volte. L'atmosfera è fantastica e hanno una varietà di gustose opzioni. Questo è fantastico. Di solito sono sveglio fino a tardi per studiare e avere un posto dove fare uno spuntino sarebbe comodo. Assolutamente. Hanno un menù con snack salati e dolci. C'è qualcosa di specifico che vorresti sapere? Beh, sono un fan degli snack salati. Quali sono alcune opzioni che offrono? Hanno deliziose patatine fritte ripiene con diversi condimenti come formaggio, pancetta e jalapenos. Servono anche ali di pollo croccanti. Oh, sembrano allettanti. Mi piace il cibo piccante, quindi i condimenti al jalapeno sarebbero perfetti per me. Se hai voglia di qualcosa di più leggero, hanno una varietà di panini con diversi ripieni come maiale stirato e verdure grigliate. Anche i cursori sono un'ottima opzione. Mi piace che tu possa provare gusti diversi senza sentirti troppo pieno. Assolutamente. E per i più golosi, hanno deliziose opzioni di dessert come brownie al cioccolato caldo congelato. Sembra indulgente. Allora dovrò riservare un po' di spazio per il dessert. Offrono scelte di snack più salutari? Sì, lo fanno. Hanno una selezione di ciotole di frutta fresca e semifreddi allo yogurt che sono sia nutrienti che soddisfacenti. È bello sentirlo. È bene avere a disposizione opzioni più salutari, soprattutto quando si studia a tarda notte. Sicuramente. È importante rifornire il nostro corpo con spuntini salutari, anche durante le sessioni di studio a tarda notte. Apprezzo la varietà che offrono. È bello avere opzioni di snack che soddisfino gusti e preferenze dietetiche diversi. Assolutamente. La prossima volta che ci sei, non dimenticare di provare i loro famosi frappè. Sono una delizia. Lo terrò a mente. Grazie per aver condiviso tutte queste informazioni. Ora so dove andare per le mie voglie di studio a tarda notte. Lezione 20. Opzioni affidabili. Ehi Anna, stavo cercando di noleggiare un'auto per il mio prossimo viaggio. Hai qualche suggerimento? Salve John, invece di noleggiare un'auto, hai pensato di utilizzare un servizio di car sharing? Può essere più comodo ed economico. Questo è un buon punto.
Ho sentito parlare del car sharing ma non l'ho approfondito molto. È affidabile? Assolutamente. I servizi di car sharing hanno guadagnato popolarità e spesso dispongono di veicoli affidabili per l'uso. Questo è buono a sapersi. Mi affiderò a questo invece di noleggiare un'auto. Ci sono servizi specifici che mi consigliate? Un popolare servizio di car sharing è noto per la sua ampia disponibilità e le tariffe ragionevoli. Hanno anche un'app intuitiva. Le app intuitive sono sempre un vantaggio. Rende l'intero processo più conveniente. Ci sono requisiti di iscrizione? Sì, la maggior parte dei servizi di car sharing richiede la registrazione di un abbonamento. È un processo semplice e di solito puoi farlo online. Mi assicurerò di controllare il loro sito web e di iscrivermi a un abbonamento prima del mio viaggio. È facile trovare un'auto quando ne hai bisogno? Sicuramente. Con l'app puoi facilmente localizzare le auto disponibili nelle vicinanze e prenotarle per la durata desiderata. Sembra conveniente. Ti evita il fastidio di recarti in un ufficio di autonoleggio e di sbrigare le pratiche burocratiche. Esattamente. Inoltre, alcuni servizi di car sharing offrono assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi puoi richiedere assistenza se necessario. Questo è rassicurante. È bello sapere che è disponibile assistenza in caso di problemi durante il mio viaggio. Assolutamente. Danno priorità alla soddisfazione del cliente e si sforzano di fornire un'esperienza di car sharing fluida. Apprezzo la tua raccomandazione. Sembra che il car sharing sia un'opzione affidabile e conveniente per il mio viaggio. Lezione 21. Servizio navetta. Ehi Anna, ho intenzione di visitare il parco a tema domani. È disponibile un mezzo di trasporto dalla città? Ciao John. Sì, c'è un bus navetta che parte ogni 30 minuti da un punto di raccolta designato. È un modo comodo per raggiungere il parco. È bello sentirlo. Quanto dura di solito la corsa in navetta? La corsa dura circa 45 minuti, a seconda del traffico. È un viaggio confortevole con fermate designate lungo il percorso. Non è poi così male. Ti evita il fastidio di guidare e trovare parcheggio nel parco a tema. Assolutamente. Inoltre, è un'ottima opportunità per rilassarsi e godersi il percorso panoramico senza preoccuparsi della navigazione. C'è un orario specifico per il bus navetta? Voglio assicurarmi di pianificare la mia giornata di conseguenza. Il primo autobus parte alle 9 e l'ultimo parte dal parco a tema alle 20:30. Sono operativi tutto il giorno. Questo mi dà tutto il tempo per godermi il parco. Posso pianificare le mie attività senza fretta. Sicuramente. È sempre utile disporre di opzioni di trasporto flessibili che ti consentano di sfruttare al meglio la giornata. Sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo del servizio navetta? No, il servizio navetta è gratuito per tutti i visitatori del parco a tema. È incluso nel biglietto d'ingresso. Questo è un ottimo affare. È bello avere una comoda opzione di trasporto senza costi aggiuntivi. Sono d'accordo.
Il parco a tema mira a fornire un'esperienza senza interruzioni per i suoi ospiti, compresi i trasporti. Apprezzo il tuo consiglio. Il bus navetta sembra un modo affidabile e senza stress per raggiungere il parco. Lezione 22. Scoprire i segreti. Ciao Anna, ultimamente ho guardato una serie poliziesca e mi ha fatto pensare ai criminali nascosti. Come riescono a nascondere cose che non vogliono che la polizia scopra? Ciao John, è interessante che tu ne parli. I criminali nascosti spesso utilizzano varie tattiche per nascondere le loro attività e i loro effetti personali. Sembra intrigante. Quali sono alcuni metodi comuni che usano per nascondere le cose? Bene, una tecnica comune è creare scomparti nascosti o scomparti segreti all'interno di oggetti come mobili o veicoli. Questo è intelligente. Sarebbe difficile per le autorità scoprire gli oggetti nascosti durante una perquisizione. Esattamente. Alcuni criminali utilizzano anche false pareti o assi del pavimento per nascondere i propri effetti personali in spazi nascosti all'interno di un edificio. È piuttosto elaborato. Mostra il livello di pianificazione e impegno necessari per nascondere i loro beni illeciti. Assolutamente. Un altro metodo consiste nell'utilizzare oggetti esca o mimetizzarsi per distogliere l'attenzione dagli oggetti nascosti. Quindi, collocano di proposito oggetti dall'aspetto ordinario per indurre le autorità a trascurare i veri oggetti nascosti? Sì, è corretto. Confondendo gli oggetti nascosti con l'ambiente circostante, riducono le possibilità di essere scoperti. Posso vedere come sarebbe efficace. Aggiunge un ulteriore livello di complessità per gli investigatori. In effetti, e alcuni criminali ricorrono persino a seppellire i loro oggetti di valore in luoghi nascosti, come sotterranei o in aree remote. È piuttosto rischioso, considerando la possibilità che gli oggetti sepolti vengano scoperti accidentalmente o da altri. È davvero un rischio, ma alcuni criminali sfruttano questa possibilità come ultima risorsa per tenere i loro beni nascosti e al sicuro. È affascinante conoscere queste tattiche. Mi dà una comprensione più profonda di come operano i criminali. È importante studiare questi metodi per rimanere informati e aiutare a prevenire tali attività criminali in primo luogo. Non potrei essere più d'accordo. Comprendendo le loro tecniche, possiamo contribuire a creare una società più sicura. Lezione 23. Tasty Spicy Stir FRY. Ehi Anna, ultimamente sto sperimentando diverse ricette. Uno dei miei preferiti è un pollo speziato saltato in padella con tanti ingredienti freschi. Ciao John. Sembra delizioso. Adoro i cibi piccanti, soprattutto quando sono ricchi di ingredienti saporiti. Puoi condividere la ricetta? Assolutamente. Per prima cosa, marinate il pollo in una miscela di salsa di soia, zenzero e aglio per circa 20 minuti. È un ottimo inizio. Marinare il pollo gli infonderà quei sapori meravigliosi. Cosa c'è dopo? Mentre il pollo marina, prepara le verdure. Mi piace usare peperoni, broccoli, carote e piselli per un mix colorato. Ottima scelta di verdure. Aggiungono consistenza e sostanze nutritive al soffritto.
Li tagliate tutti a listarelle sottili? Giusto. Le strisce sottili consentono alle verdure di cuocere velocemente e in modo uniforme. È tutta una questione di croccantezza perfetta. Non potrei essere più d'accordo. Allora, qual è il passo successivo dopo aver preparato le verdure? Ora scaldate un po' d'olio in un wok o in una padella larga a fuoco alto. Aggiungere il pollo marinato e soffriggere fino a cottura completa. Il suono frizzante della frittura mi emoziona sempre. Significa che il piatto si sta preparando. Cosa viene dopo? Una volta che il pollo è cotto, aggiungi le verdure nella padella. Fatele saltare in padella per qualche minuto finché non saranno leggermente tenere ma ancora croccanti. I colori vivaci delle verdure renderanno il piatto visivamente accattivante. Posso immaginare quanto sarà appetitoso. Esattamente. Adesso è il momento del gusto piccante. Aggiungi un po' di pasta di peperoncino o salsa piccante nella padella, secondo le tue preferenze di gusto. Ah, l'elemento speziato. Questa è la mia parte preferita. Aggiunge un ulteriore livello di eccitazione al soffritto. Per quanto tempo deve cuocere? Solo un minuto o due per lasciare che i sapori si fondano insieme. Infine, guarnisci con coriandolo fresco o cipolle verdi per un'esplosione di freschezza. MMM. Posso già immaginare l'aroma e i sapori di questo pollo speziato saltato in padella. Sembra un piatto perfetto per la cena. Sicuramente lo è. Servitelo su riso o spaghetti al vapore e avrete un pasto completo e soddisfacente.